La sessione è partita, non proprio come volevamo perché avevamo prescelto un lago dove iniziare, ma era totalmente pieno e ce lo aspettavamo purtroppo. Abbiamo fatto una piccola ricerca su Google Earth, abbiamo trovato questo canaletto, abbiamo fatto 2 passi, abbiamo intravisto un qualche pesce interessante, via, iniziamo. Prima sessione è andata, non ha portato i suoi frutti perché comunque sia, secondo noi, il vento freddo e la temperatura relativamente molto bassa, perché comunque c'erano 16 gradi per essere i primi di luglio, sono veramente temperature bassissime, non ha portato i suoi frutti. Proviamo nel lago in cui stavamo aspettando di pescare da stamattina, che si è liberata una postazione. Cambiamo il filo nel mulinello perché comunque sia ho notato che era un po' usurato e poi si comincia a pescare. Ho scandagliato la zona, è cambiata letteralmente poco dall'anno scorso come speravo e adesso ci caliamo sopra. Stavamo montando la tenda ed è partita la carpa proprio dopo pochi minuti che avevamo calato. Spettacolare. Ci siamo finalmente. Abbiamo scappottato la sessione. Piccolina, ma che dire, una meraviglia. Dopo la nostra solita pizza di rito, eravamo tranquillamente sdraiati, è partita come un razzo, si è difesa fino all'ultimo. Bellissima. Per la nostra nuova avventura abbiamo deciso di scegliere questo come primo lago perché chi ha seguito il mio video dell'anno scorso ha regalato tanto, anzi potrei dire quasi troppi pesci per una pescata del genere. Abbiamo dovuto cambiare subito lago perché comunque era pieno. Abbiamo cappottato in quel bellissimo canaletto in centro città. Si vede che è la sfortuna della prima pescata. Siamo qua, il lago sta regalando, non come l'anno scorso, ma qualcosa si prende. Aspettiamo ancora un paio d'ore e valutiamo il da farsi, come potremmo restare o come potremmo tranquillamente andare via. Eravamo un po' demoralizzati perché la situazione comunque non era delle migliori, i pesci facevano fatica a mangiare e la taglia non era al massimo.
Questo giro siamo stati ripagati veramente bene. Una coppia di regine, una non sopra i 10, però bellissima, scura, e una sopra sicuramente ai 10 e anche questa bellissima, un po' più chiara. Il pesce è veramente in movimento e stiamo facendo una cattura dietro quell'altra. Abbiamo appena guadinato un pesce, abbiamo il guadino ed è subito partito un altro pesce. Sta diventando veramente difficile. Smontando le ultime cose per iniziare a provare a mettere un po' a posto il carico in macchina e andare nel prossimo lago, ma le carpe non ne vogliono sapere di smettere di partire. Ci toccherà rimanere qua ancora per un paio d'ore. Il lago si sta impegnando a regalare forti emozioni. L'ennesima carpa regina sui 10 kg, bellissimo. Finalmente è arrivato un pesce che sognavamo e sogneremo comunque di riprendere. Dopo questo abbiamo deciso che cambieremo lago, iniziamo a smontare e via, cambiamo destinazione. Caricato tutto, adesso si parte per il secondo lago. Questo è il primo specchio d'acqua che incontriamo nella strada per andare al lago prescelto. Mica male, direi. Eccoci finalmente nel secondo lago,
lago veramente gigantesco dove non sappiamo niente di niente, quindi sarà tutto da scoprire. Iniziamo a montare che è ora di prendere un qualche pesce. Non essendoci la possibilità di usare la barca in questo lago, abbiamo ovviamente optato per la pesca mirata con lo spot. Sono le 8 di sera e finalmente siamo in pesca. Per me in questo lago è la prima volta. Abbiamo fatto il giro del lago per vedere bene o male dove erano in movimento i pesci. Abbiamo fatto anche 2 chiacchiere con un ragazzo molto disponibile e abbiamo scelto quella che secondo noi era la posta che faceva al caso nostro. Per questo specchio d'acqua spenderemo veramente poco tempo perché comunque sia purtroppo il tempo stringe e abbiamo altri obiettivi. Riprenderemo la via della casa perché comunque sia il prossimo lago sarà verso l'Italia e chi lo può sapere, speriamo in una qualche big stanotte. Avevamo progetti totalmente diversi per questa pescata, eravamo pronti a smontare in prima mattinata sperando di prendere qualcosa nella nottata e invece stamattina appena svegliati abbiamo ricalato le canne perché abbiamo visto un sacco di movimento sui nostri inneschi. Proviamo a perdere un'altra mezza giornata e stiamo a vedere. Stamattina, dopo averne persi 2, eravamo veramente demoralizzati. Non ci siamo dati per vinti e il lago ci ha graziati. Proprio poco prima che iniziassimo a far su la roba è partita lei. Salutiamo questo magnifico lago e ci avviciniamo al prossimo e intanto ci prendiamo 2 orette di relax per mangiare qualcosa e ricaricare un po' le pile.
La nostra poca conoscenza del lago questa volta ci ha fatto pagare il prezzo più salato che poteva, il cappotto. Adesso smontiamo tutto, abbiamo veramente poco tempo a nostra disposizione, però vi lasciamo un'ultima chicca. Purtroppo siamo arrivati alla fine di questa sessione. È stata una sessione non facile, ma sotto certi punti neanche troppo difficile. La nostra incoscienza ha giocato un ruolo veramente importante. Abbiamo voluto strafare per farvi vedere più luoghi possibili, più acque possibili e più, tramonti possibili. Diciamo che è stata una pazzia, perché comunque sia trovarsi in un lago dove è la tua prima volta che ci peschi e pretendere di prendere un pesce in così poche ore è veramente da pazzi, però noi abbiamo voluto esagerare. Farci il viaggio di ritorno in tutta una tirata era veramente improponibile, perché comunque sia le ore di sonno sono veramente poche e abbiamo voluto provare a prendere una carpa in questo bellissimo lago di città. La cosa non ci sta riuscendo bene perché siamo ancora a cappotto, però non si sa mai, gli ultimi 5 minuti possono sempre regalare qualcosa. A questo punto vorrei partire dai ringraziamenti e ringraziare Luca Navarro, che è dietro la telecamera, sempre pronto con la sua macchina fotografica e la sua telecamera in ogni ora del giorno, della notte soprattutto. E poi volevo ringraziare chiaramente anche la mia famiglia, dalla mia amorosa Eleonora alla mia figlia Matilde, che per il momento mi lasciano questo tempo da dedicare alla pesca. Arrivati al punto famiglia mi vorrei ricollegare chiedendo una cosa forse un po' particolare, forse mi prenderete per pazzo, per poco normale probabilmente, ma penso sia la prima volta che succede questa cosa in un video di pesca. Non posso inchinarmi perché purtroppo andrei fuori visuale della macchina fotografica, ma lo chiedo così. Eleonora, mi vuoi sposare? Nel prossimo video o tramite Facebook vi farò sapere se Eleonora ha accettato o direttamente mi ha buttato fuori di casa con la roba da pesci. Speriamo la prima però. Carichiamo la macchina per l'ultima volta, purtroppo per fortuna, e iniziamo questo lungo viaggio di ritorno. Grazie mille, alla prossima!